Ciao ragazzi, sono di me Andrea e vi do il benvenuto nel mio canale YouTube. In questo nuovo video vi voglio parlare della notte in cui Bernardo Provenzano, uno dei più spietati capi di Cosa Nostra, divenne Bini Trattore, Bernardo il Trattore. Bernardo Provenzano è stato uno dei più potenti boss di Cosa Nostra. La sua carriera criminale è incominciata tra le strade di Corleone agli inizi degli anni 50. Insieme a Salvatore Riina e a Calogero Bacarella formava una gang agli ordini di Luciano Liggio, che in quel periodo era il luogotenente del dottor Michele Navarra, che era il capo della famiglia mafiosa di Corleone. Agli ordini di Luciano Liggio, Bernardo Provenzano divenne uno dei killer più potenti e spietati di Cosa Nostra. Era talmente spietato che in Cosa Nostra gli venne dato il soprannome di Utrattore, il trattore, perché dove passava lui nessuno sopravviveva. Come vi ho detto, Bernardo Provenzano faceva parte di un gruppo ristretto di killer agli ordini di Luciano Liggio. Verso la fine degli anni 40 e gli inizi degli anni 50, Luciano Liggio voleva contare di più in Cosa Nostra e per questo motivo iniziò a prendere delle decisioni senza chiedere prima il permesso al dottore Michele Navarra. In questo modo lui e la sua gang entrarono in conflitto con il vecchio capomafia di Corleone. Negli anni 50 Luciano Liggio aveva costituito una società di autotrasporti ed era entrato a far parte della vecchia società armendizia di Piano della Scala, che è una frazione di Corleone. Lucianeddu aveva intenzione di prendere parte alla costruzione della diga che avrebbe irrigato oltre 100.000 ettari di terra nelle campagne di Corleone. Era un grande progetto che vedeva coinvolto anche il principe di Giardinelli. Il dottore Michele Navarra si oppose alla costruzione della diga per non fare un torto ai suoi amici, che facevano affari d'oro vendendo l'acqua dei pozzi ai contadini. Alle elezioni politiche del 1958, Luciano Liggio appoggiò il principe di Giardinelli, mentre il dottore Michele Navarra appoggiò il candidato della Democrazia Cristiana. Alla fine, a vincere le elezioni fu il candidato della Democrazia Cristiana, ma nonostante ciò, il dottore Michele Navarra si infuriò molto con il suo campiere, perché rimase deluso dal suo comportamento. Luciano Liggio aveva messo in discussione la sua autorità e per questo motivo decise la sua eliminazione. Il dottore Michele Navarra incaricò un gruppo di killer di eliminare il suo campiere. Il comando entrò in azione all'alba del 23 giugno del 1958. Luciano Liggio venne individuato in un casale di Corleone. I killer, appena lo videro, iniziarono a sparare e lo ferirono lievemente. Lucianeddu rispose a fuoco. La sparatoria durò finché gli aggressori non finirono le munizioni e scapparono via. Fu così che Luciano Liggio decise di eliminare il suo capofamiglia. Il 2 agosto del 1958, alle ore 15:30, il dottore Michele Navarra venne eliminato mentre rientrava a Corleone a bordo di una Fiat 1100 nera. Alla guida dell'auto c'era un giovane medico che si chiamava Giovanni Russo. Giovanni Russo non c'entrava niente con le vicende della mafia. Morì anche lui. La Fiat 1100 nera venne crivellata di proiettili e poi lasciata scendere giù per una scarpata. Nell'autopsia vennero ritrovati ben 94 proiettili nel corpo del vecchio capofamiglia di Corleone. Dopo aver eliminato il dottore Michele Navarra, Luciano Liggio decise di sterminare tutto il resto della sua famiglia. Fu una vera e propria mattanza che terminò il 10 settembre del 1963. Fu quella notte che Bernardo Provenzano divenne Binu il Trattore. Il collaboratore di giustizia, Angelo Sino, raccontò agli inquirenti che quella notte vennero uccise 3 persone e una quarta ne rimase ferita. Sino raccontò che Bernardo Provenzano prima azzoppava le sue vittime sparandogli nelle gambe e poi, quando questi erano agonizzanti a terra nel loro sangue, si avvicinava a loro, appoggiava lentamente la canna della pistola alla loro fronte e li faceva secchi con il piacere di guardare l'orrore nei loro occhi. È il 10 settembre del 1963 che Bernardo Provenzano diventa Binnu Trattore, l'uomo che ammazzava come un diavolo.
È sempre quella notte che Bernardo Provenzano iniziò la sua lunga latitanza. Una latitanza che durò ben 43 anni. Nel 1969, per gli uomini di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano diventò una vera e propria leggenda, per il modo in cui eliminò Michele Cavataio, che era il capo della famiglia mafiosa dell'Acquasanta. I capifamiglia decisero di eliminare Michele Cavataio perché lo ritenevano responsabile dello scoppio della prima guerra di mafia. Il 10 dicembre del 1969, alle ore 6:45 del pomeriggio, 5 uomini, travestiti da finanzieri, fecero irruzione in una palazzina che si trovava in Viale Lazio a Palermo. Era lì che si nascondeva il capo della famiglia dell'Acquasanta. I killer si travestirono da finanzieri per cogliere di sorpresa Michele Cavataio, ma qualcosa non funzionò. Uno dei mafiosi ebbe troppa fretta di sparare. In questo modo il piano fallì. Michele Cavataio era soprannominato il Cobra e come un serpente si difese. Rispose al fuoco dei killer e ne uccise uno. A cadere fu Calogero Bagarella e ne ferì altri 2 e furono Gaetano Grado e Damiano Caruso. Poi si finse morto. Provenzano andò a controllare che realmente era morto, ma appena si avvicinò a Michele Cavataio, questi si girò e iniziò a sparare, ma la sua pistola era senza munizioni. Provenzano prese il mitra e iniziò a sparare anche lui, ma l'arma si inceppò. Fu così che si sedette sul corpo di Michele Cavataio e gli fracassò il cervello con il calcio del mitra. Luciano Riggio disse a riguardo di Bernardo Provenzano che sapeva sparare come un dio, ma aveva il cervello da gallina. Nella sua carriera criminale, Bernardo Provenzano dimostrò non solo di saper sparare, ma anche di saper ragionare molto bene. Infatti in Cosa Nostra, dagli anni 80 in poi, veniva chiamato anche il ragioniere e fu grazie alla sua intelligenza criminale che verso la metà degli anni 90 diventò il nuovo capo di Cosa Nostra e rimase capo di Cosa Nostra fino all'11 aprile del 2006, giorno in cui venne arrestato. Ok ragazzi, il video termina qui. Prossimamente farò un video in cui vi racconterò l'intera storia di Bernardo Provenzano. Mentre per sabato credo di riuscire a pubblicare un video in cui vi racconto la storia di Luciano Riggio, Lucianello, che fu il fondatore e capo dei Corleonesi. Quindi avete un motivo valido per iscrivervi al mio canale YouTube. Allora ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Grazie ancora perché mi seguite in tanti. Ciao!